Nord Italia rimane sotto l'influsso del maltempo con precipitazioni diffuse e forti piogge che dovrebbero proseguire per tutto il mese di febbraio. Le temperature sono in costante calo. I can see clearly now the rain is gone. I can see all obstacles in my way. Gone are the dark clouds that had me blind. It's gonna be a bright, sunshiny day. Altas presiones en el norte de España, lo que traerá cielos mayormente claros y temperaturas propias de la primavera. En Pamplona. Think I can make it now the pain is gone. All of the bad feelings have disappeared. Here is the rainbow I've been praying for. It's gonna be a bright, sunshiny day. Think I can make it now the pain is gone. No, the bad feelings have disappeared. I can see clearly now the rain is gone. It's gonna be bad, sunshiny day. Only bad, sunshiny day. Take it away. Sunshiny day. Only bad, sunshiny day. Sunshiny day. Bright, sunshiny day. È servito quasi un anno per riorganizzare tutto il materiale, ma finalmente sono pronto a raccontarvi questo viaggio. Se mi chiedete una motivazione, ce ne sono tante, ma probabilmente la più importante è che se mi guardo indietro, tra i 30 e i 40 anni, quei 10 anni per me sono durati un anno. Il tempo è volato via. Avevo bisogno di riappropriarmi del mio tempo. Quando sono tornato, le persone mi hanno detto: beh, pensavamo tu fossi stato via tanto, ma per noi il tempo è volato. Non per me quell'anno è durato 10 anni. Tutto è iniziato con il Cammino di Santiago ad aprile 2023 e da lì si è trasformato in un'avventura che mi ha riportato il controllo del tempo e riacceso la voglia di esplorare. Dopo i primi 5 mesi e 3.000 km in Europa, mi sono spostato in Giappone per affrontare il pellegrinaggio buddista degli 88 templi di Shikoku e da lì ho proseguito attraversando l'Himalaya prima e poi il sud-est asiatico, percorrendo ulteriori 3.500 km in 6 mesi. Sulla via del ritorno ho fatto tappa in Giordania per attraversare il deserto e prima ancora ho affrontato i ghiacciai della Patagonia. In 11 mesi ho percorso 16.000 km, esclusi ovviamente i voli, di cui quasi 7.000 a piedi. Dormito in oltre 280 luoghi diversi e visitato più di 600 città e villaggi.
Ogni giorno di questo anno sabbatico è stato così intenso e unico da smantellare le mie convinzioni precedenti, ricostruendomi un mattone alla volta. Un mondo fatto non solo dalle persone con cui avevo vissuto e lavorato, ma da 8 miliardi di individui che lo popolano con infinite prospettive. Da quando sono tornato mi avete tempestato di domande. Come si organizza un'esperienza del genere? Quali sono i luoghi più belli che hai visitato? Sei mai stato in difficoltà? Quanto pesava il tuo zaino? Che cosa bisogna portare per un anno? Come affrontare le barriere culturali e linguistiche? この山見えますかね。Ah, wakarimashita. 向こう側になります。 Arigato, Vai. kampai. Quanto costa? Come si gestisce il budget? Per rispondervi, ho deciso di creare questa serie di brevi documentari, episodi di mezz'ora, uno per ogni paese che ho attraversato e che cercherò di pubblicare con cadenza settimanale, usando foto, appunti del mio diario di viaggio e spettacolari riprese aeree realizzate con il mio fedele drone. Ogni video inizierà con una mappa, dove le linee rosse rappresentano i tragitti percorsi a piedi, mentre in blu ci sono gli spostamenti fatti su autobus, traghetti, pick-up, tuk-tuk e tanti altri mezzi più o meno improvvisati. Benvenuti in un viaggio unico, dove la lentezza è diventata il mio ritmo e l'intensità delle esperienze mi ha regalato un nuovo modo di vedere il mondo. Prima tappa, Santiago. Buen camino!